Andrea, col tuo ultimo libro, Dimenticami dopodomani, ritorni alla letteratura. È un ritorno voluto, cercato o casuale? Ma il mio rapporto con la letteratura è con la letteratura, quella che faccio, non quella che leggo, perché quello non smetto mai di farlo, leggere. Scrivere invece è un po' più complicato, lo faccio raramente e non l'ho mai fatto con grandissimo piacere, non l'ho mai fatto con grande facilità. È stato sempre qualche cosa di raro, di difficile, di necessario che mi costa e mi è costato sempre molto in termini fisici proprio. A volte mi confronto con degli scrittori e mi dicono che loro amano scrivere, stanno bene quando scrivono. Per me è faticosissimo scrivere, ma proprio perché sento che mi attraversa una voce e quando questa voce esce mi lascia stremato, mi lascia molto stremato, stanco. E dunque è un ritorno, sì, è un ritorno perché i libri, nel mio caso, si scrivono da soli raramente, quando maturano, quando sentono di dover uscire e in quel momento io li accolgo i libri, li faccio uscire e poi però subentrano momenti di grande silenzio. Sono sempre molto diffidente, ho meravigliato con gli scrittori che pubblicano molti libri in un anno, magari ci sono scrittori che pubblicano anche 2 libri in un anno, no? Mi sembra molto anomalo, anche perché per scrivere devi vivere molto. E mi chiedo, se non vivi, di cosa parli? No? In fondo la letteratura di questo parla, della vita, e se non hai vissuto, come puoi raccontarla, come puoi capirla, come puoi sviscerarla o metterla in discussione? Mi sembra un po' strano. E in Dimenticami dopodomani di cosa parli? Parlo fondamentalmente di un problema che è subentrato in questi anni in me. Cosa ce ne facciamo della memoria, del ricordo? Io con gli anni non sono più nostalgico, magari da ragazzo lo ero di più, adesso non sono più nostalgico, cioè non penso che la mia vita o la vita in generale delle persone sia migliore in passato, no? Cioè, credo che la vita sia sempre un chiaroscuro, luci e ombre, però ho accumulato veramente troppe immagini, troppi ricordi, troppi rimorsi, troppi sensi di colpa, troppi rammarichi, troppe cose che stanno lì sotto forma di immagini, di consapevolezza, e io non so bene come elaborare questo materiale enorme, questo patrimonio enorme di immagini che sta nella mia testa e che mi manda spesso in cortocircuito, perché spesso sono persone che non ci sono più, ci sono rapporti che non ho saputo valorizzare, non ho saputo coltivare, ci sono cose incompiute e stanno lì nel cervello che girano come detriti. Ma questi detriti sono un grande problema per me in questa fase. Stamattina, per farti un esempio, io sono sceso, siamo nei Sassi di Matera, io stamattina sono sceso dalla cattedrale a qui e mentre osservavo i sassi avevo continuamente immagini di Matera. Io ho avuto la fortuna di conoscerla nei primi anni 90, quando non c'era nemmeno un albergo qui, quando era tutto buio qui, quando era un mondo anche un po' degradato, non so come dire, molto forte, molto intenso in termini poetici. E poi osservavo stamattina tutto questo cambiamento straordinario che è avvenuto a Matera. Tutte le case ristrutturate, tutto molto bello, tutto molto moderno. E al di là se era migliore, peggiore il mondo, una volta, è una domanda, diciamo così, inutile, perché la vita accade, il mondo cambia, come è giusto che sia. Io mi chiedevo, ma si riesce a stare al passo con il cambiamento? Si riesce a dire le cose sono semplicemente cambiate e io oggi sto nel qui ed ora senza pensare, senza avere interferenze continue con il passato? Questa è la vera domanda. Quindi io stamattina attraversavo Matera e la mia ossessione era quella Matera lì e vedevo me che camminavo nei sassi disabitati, si entrava con le macchine liberamente, ho ripensato alla mia fidanzata di 30 anni fa, ho ripensato la prima volta che andai all'Hotel dei Sassi, quando era il primo albergo nei Sassi, io fui uno dei primi clienti ad andarci, alla metà degli anni 90, non ricordo esattamente l'anno, un ristorante che non c'è più qui giù, ed era una continua interferenza di immagini passate. Accade la stessa cosa con la Sì, Basilicata? accade soprattutto in Basilicata, perché la Basilicata per me è lo strato più profondo della mia identità, della mia storia personale, diciamo. E
chiaramente io ho vissuto tante Basilicate e ho vissuto tante fasi della mia vita in rapporto a questa regione. Quando uno mi dice cos'è la Basilicata per te, non lo so, dipende dai giorni, dai periodi, dalle stagioni della vita, ma dipende anche da come è la Basilicata, perché la Basilicata cambia continuamente. Può essere antichissima e modernissima, può essere a portata di mano e irraggiungibile, può essere ottusa, violenta, meschina, e può essere generosa, poetica, intensa. E allora dipende da che punto di vista umorale, psicologico, tu ti metti quel giorno. A volte ho nostalgia di alcune cose, a volte mi mancano proprio le facce, le nostre facce, il modo di parlare, e a volte invece sento ostilità e io stesso mi metto in una posizione di ostilità. Una cosa è certa, è, come dire, il luogo che proprio per un fatto temporale è il luogo nel quale ho pensato di più sul senso della vita. E quindi per me è un luogo sacro, sacro perché qui per la prima volta mi sono chiesto chi sono, cos'è la vita, cosa sono gli altri, cos'è il mio paese, cos'è il mondo. E penso che chi sono i miei genitori, chi è mia sorella, cos'è la morte. E io penso che queste domande che tutti noi ci poniamo, se ce le poniamo in un dato posto, quel posto rimarrà per sempre, diciamo, dentro di noi, come un luogo importante, perché è il luogo in cui hai scoperto la vita. Io la vita l'ho scoperta in Basilicata, ecco, quindi... Quanto questa interferenza di ricordi di cui parlavamo attecchisce invece sui lucani che sono fuori dalla Basilicata? Cioè, il lucano nel mondo per te chi è? Vive un dissidio tra il suo qui e ora e il suo passato, le sue origini? Ci sono tanti lucani nel mondo, c'è tante tipologie di lucani nel mondo. Non è possibile un raggruppamento generale. Qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, ti avrei risposto che la caratteristica principale del lucano che va via è una refrattarietà al cambiamento valoriale identitario. Cioè ti avrei risposto sostanzialmente che uno che va via da Bernalda, da Bella, da Rotonda, da qualsiasi paese, fondamentalmente rimane per tutta la vita, anche se fa tante cose e anche se ha successo, rimane un lucano con i suoi valori, con le sue chiusure, con le sue, come posso dire, ostinazioni, con i suoi riti. E tant'è vero che io fino a qualche decennio fa, quando incontravo un lucano in giro per l'Italia o anche nel mondo, mi è capitato qualche volta, lo riconoscevo immediatamente tra tanti, perché era sempre taciturno, era discreto, un po' nevrotico, aveva sempre paura di fare brutta figura, di sbagliare a parlare, di dire qualche cosa, te ne accorgevi, sei lucano, sei insicuro, una persona di grande saggezza, di grande sapienza, ma fondamentalmente insicure. Poi il mondo è cambiato ed è giusto che cambi, deve cambiare e deve cambiare anche radicalmente. Però oggi ho la sensazione a volte, parlando con alcuni lucani, giovani, soprattutto giovani, ci sono alcuni che non hanno quel vincolo viscerale e sentimentale che magari potevamo avere più noi. Cioè, non sono gravati da memorie e da attaccamenti forti come era nel nostro caso. Cioè, sono più laici, più risolti, più liquidi. Ed è una cosa, secondo me, positiva questa, perché vanno nel mondo più leggeri. Al mio paese, che è Rotonda, in provincia di Potenza, un tempo in agosto il paese si riempiva come un uovo, perché tornavano tutti. E molte persone che vivevano fuori dalla Basilicata vivevano il ritorno in agosto come un sogno, come un miraggio, non vedevano l'ora di tornare a Rotonda in agosto. Adesso capita a volte che in agosto il paese, non dico che sia vuoto, ma quasi. Perché oggi un giovane va in vacanza all'estero, non sente più quel richiamo oscuro, ancestrale per la propria terra. Aggiungo che la rivoluzione tecnologica ha reso la nostalgia meno feroce, perché oggi se tu vivi a Milano, tu ti puoi fare una videochiamata con tua madre, prendi un aereo e in un'ora sei a Bari o sei a Napoli e quindi in un attimo torni a casa e quindi puoi sentire al telefono costantemente i tuoi affetti, i tuoi cari che sono rimasti. Un tempo non era così. Io sono figlio di emigranti, sono cresciuto in Svizzera. Ho vissuto i primi 11 anni a Uster, che è un sobborgo di Zurigo.
Ebbene, il telefono costava talmente, fare una telefonata costava talmente tanto, soprattutto le telefonate internazionali, diciamo, ma se ne andava uno stipendio, voglio dire, con una telefonata di mezz'ora, se ne andava uno stipendio. Per cui figli e genitori non si sentivano anche per mesi, si scrivevano lettere. Tu immagina lo struggimento, la mente, la nostalgia, il dolore che poteva crescere nella testa delle persone, degli emigranti, sapendo che tu avresti parlato con tua madre magari fra un mese, fra 2 mesi, non avresti avuto notizie. Oppure sapendo che la lettera di risposta ti sarebbe arrivata fra 20 giorni. Quindi la rivoluzione tecnologica ha reso, come dire, la distanza, che è stato un sentimento importante del mondo, meno dura, meno feroce. Questo vale anche per l'amore. Se un tempo tu avevi la fidanzata, tu andavi, o tua moglie, tu andavi a lavorare fuori e lei rimaneva in paese, beh, insomma, ti mancava tanto perché non avevi la possibilità di sentirla, di vederla, di sapere in tempo reale quello che faceva. E noi parliamo di storie d'amore che sono, come dire, si sono svolte a distanza in una condizione in cui magari l'unico strumento di comunicazione, di dialogo erano le lettere. Storie d'amore intercontinentali. Sono stati uomini che sono andati a lavorare nelle Americhe e le loro donne sono rimaste qui, che si parlavano attraverso le lettere. Ma voi immaginate lo struggimento, il dubbio, altro che se online su WhatsApp, l'accesso è alle 2, alle 3, non sapevi nemmeno se era vivo o morto la persona che amavi, no? Avevi anche il dubbio che fosse accaduta magari una tragedia e tu non lo sapevi. E il mondo era dilaniato di solitudine. Ora, il paradosso qual è? Che questa tecnologia che ci ha avvicinato tantissimo, ho la sensazione che ci abbia reso ancora più soli di prima. E io mi cervello a chiedermi perché. Cioè, com'è possibile che quel mondo, dove tu ti davi appuntamento a Milano fra una settimana, al binario 3, e ti trovavi dopo una settimana al binario 3 a quell'ora, ma era un mondo, ripeto, in cui non avevi possibilità, era un mondo in cui la solitudine era un dato forte, non ho capito perché quel mondo mi risulta quasi meno dilaniato dalla solitudine rispetto a quello di oggi. Forse perché questa tecnologia ti dà l'illusione che davvero siamo tutti legati e poi in quei momenti in cui ti rendi conto che sei solo, forse hai una sorta di risveglio amaro e prendi consapevolezza che è un'illusione quest'idea che la connessione dei cuori sia reale. In fondo non è reale, insomma. E quindi probabilmente la presa di coscienza che è solo illusoria, questa catena di calore, ti rende ancora più forte la solitudine quando poi la avverti.